Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto. Andiamo a vedere la parte generale, l'approccio animico da avere rispetto a quello che il tuo karma e il tuo dharma prevede come missione dell'anima, e poi analizzeremo l'amore. Con questa splendida luna piena in Acquario, il cui tratto fondamentale è la rivoluzione emozionale, perché essendo l'Acquario dominato da Urano e essendo la Luna le emozioni, dobbiamo fare una rivoluzione emozionale. A cosa fa capo questa rivoluzione emozionale? Fa capo al cooperare con gli dei. Vi dico sempre che tutte le emozioni sono gli dei. L'unica relazione possibile è tra te e le tue emozioni, che sono dei. E quindi farsi familiarizzare con queste emozioni, farsele amiche, ma direi più che altro iniziare a sentire la potenza emozionale per riscoprirla in se stessi. Quindi invito tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi appena iscritti alla nostra scuola iniziatica di studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica soprattutto, per capire cosa sono le emozioni veramente e non essere più schiavi o vittime del sistema di credenze, ma piuttosto allearsi agli dei, perché questa è una civiltà che ha paura degli dei, non vive più con gli dei, li ha omessi dal suo immaginario collettivo, e quindi per riprenderci questo potere è necessario andare incontro a questa bellezza. Detto questo, partiamo subito per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione. Vediamo cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 agosto in linea generale e qual è l'approccio migliore da avere. 19-25 agosto, Scorpione. Allora, vediamo. Il bastone. Questa carta è come se fosse l'asso di bastoni. Vedo un'energia vitale potentissima in te in questi giorni. Il bastone è proprio anche la bacchetta del mago. Vedo un potere grandioso in te in questi giorni, di manifestazione, di alleanza con gli dei. E quindi il bastone, più che essere un consiglio, è un invito a sentire questa magia, affinché tu possa accelerare il processo di manifestazione dei tuoi grandi ideali, dei progetti del tuo cuore. È una bellissima energia di partenza, bellissima energia. Andiamo a vedere da cosa è contraddistinta questa energia. Mettiamoci tarocchi e vediamo in linea generale dove ci focalizzano l'attenzione per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione dal 19 al 25 agosto. Il matto, il 3 di denari, nuovi progetti ci sono qua, nuovi progetti, wow, e il 10 di coppe. Vedo più cose in questa stesa. Mi stanno dicendo che avrai proprio hai finito un karma e inizia una nuova fase della tua vita. Il matto mi parla di opportunità legate al lavoro e forse il lavoro da casa o un lavoro che ti permette di stare bene anche in famiglia. Il 10 di coppe mi parla di un'assoluta felicità che raggiungerai in questi giorni, in questa settimana, per o una nuova tappa lavorativa o un nuovo progetto lavorativo, e ti porta tantissima felicità. Il 10 di coppe. Vedi, te l'ho detto già con questa carta. Vediamo un po' due altre. Sì, 6 di bastoni mi parla del successo, di avere tutto sotto controllo. Il 7 di coppe di apertura dei tuoi sogni. Si realizzano dei sogni tuoi in questi giorni, o si realizza qualcosa che aprirà prospettive a nuovi orizzonti, a nuovi sogni che ti portano tanta felicità. Allora, ambito lavorativo, successi e riconoscimenti o una nuova tappa lavorativa dove ti vede avere finalmente le cose sotto controllo, avere più potere in assoluto.
10 di coppe, grande felicità che apre nuovi orizzonti. 7 di coppe, rispetto ai successi ottenuti. Bellissima questa stesa, ragazzi e ragazzi. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. Paggio di coppe. E abbiamo qualcuno che ti bussa alla porta qua. Mi può parlare d'amore, mi può parlare di figli, mi può parlare di figli e di qualcosa a livello familiare che ti rende tanto felice, o mi parla d'amore, una persona che bussa alla tua porta, o una... c'è qualcuno. C'è qualcuno per te, poi l'amore lo vediamo dopo, vediamo energia negativa o il blocco, quale può essere. Il Papa, probabilmente c'è una differenza di credenze tra te e una persona che può bussare alla tua porta, che anche a livello simbolico ti può scrivere un messaggio d'amore, o differenza di credenze, differenza di vedute, o questa persona un po' più piccola di te, e tu ci pensi come potrebbe essere con questa persona. Il Papa mi parla di credenze, di essere un po' più rigidi su alcune cose. Io credo che riguardi questa persona qui. Però l'amore lo andiamo a vedere comunque. Vediamo un attimo di cosa mi parla questo successo del 6 di bastoni col 7 di coppe. Regina di spade, un successo conseguito grazie agli sforzi. Non ti hanno regalato niente, cioè nel senso... Sforzi intesi proprio successo conseguito con degli sforzi, avrai anche le idee lucide per avere, diciamo, idee chiare e lucide su come conseguire altri obiettivi, non solo quello che consegui in questa settimana. E alcune di voi si sono separate da poco e c'è una persona nuova che vi bussa alla porta e voi non sapete ancora bene come fare, diciamo, ok? Però l'amore lo vediamo tra un po', io vi do tutte le opzioni che leggo e voi le adattate. Ok, vediamo ragazzi miei cosa vi dice l'oracolo dei Sefirion. E senza enigma, certo, non cercare con la mente, il mistero risolve. Questo è è il monito per te in questa settimana, non cercare di capire con la mente quello che vuoi capire in questi giorni, perché il mistero risolve. La vita si costruisce in segreto, la vita si costruisce nel mistero. Quando tu pianti un semino, il semino non è che stai là per vedere quando germoglierà, no? Cioè non è che scavi, altrimenti poi muore il semino. Ma con la pazienza e la cura in ciò che non si vede, tu prima o poi vedrai il germoglio, va bene? Quindi il monito per te in queste settimane è non cercare con la mente. La mente mente. Il cuore sa, il cuore ha fede nell'invisibile, fede impeccabile nell'invisibile, ti chiedono in questa settimana, perché ti vedo già felice. Quindi non farti arrovellare la mente da qualcosa, ma come sarà questo? No, no, affidati con tutte le pratiche, le meditazioni che vi metto sul canale, con le pratiche che vi faccio fare esoteriche. Come vi dico sempre, la via esoterica è una via empirica, va praticata con pazienza, passione, dedizione, perseveranza. Quindi non cercare con la mente, il mistero risolve. C'è un enigma. L'enigma è la fede nell'invisibile. E adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo l'amore in questi prossimi giorni, dal 19 al 25 agosto. Prendiamo prima di tutto una carta guida. Cosa accade nell'amore per i miei ragazzi e i miei ragazzi dello Scorpione. Sette di spade. O stai evitando qualcuno, o qualcuno ti evita, oppure non ti fidi di aprirti all'altro, chiunque l'altro sia. Qua c'è qualcuno che ti evita. Forse sono state dette bugie o menzogne, qualcuno si è comportato in questo modo e tu eviti, oppure qualcuno ti sta evitando il giudizio, o ti sei resa conto che qualcuno ti ha detto una bugia, di coppe, o ti sei resa conto che qualcuno ti ha detto una bugia e stai evitando qualcuno, o ti sei resa conto di qualcosa e stai evitando qualcuno. Vediamo un po' che cosa succede in questa settimana. O stai evitando proprio l'altro fuori da te, chiunque l'altro sia, anche una persona nuova puoi evitare, vediamo.
Cosa succede in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione, amore? Questo al contrario. Ok, 7 di coppe e regina di bastoni. Qua ti vedo molto popolare. Ti vedo molto popolare, puoi avere delle opzioni. O puoi essere un po' confusa su che scelta fare. Ti vedo molto popolare, secondo me sei tu che stai evitando. Ti vedo avere la situazione sotto controllo comunque. Vediamo, energia attuale. Positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di bastoni, il 9 di denari, il 2 di bastoni, il mondo. Sì, diciamo che ti vedo molto concentrata su di te, sul tuo lavoro, sulle tue cose, sulle tue responsabilità, sui tuoi frutti personali, sul tuo benessere, sul tuo stato psicofisico. Sì, non mi parlano nello specifico di amore, mi parlano dell'attenzione che stai mettendo su di te. Mm? Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore, Scorpione? 5 di spade. C'è tensione con qualcuno o no contact o mancanza di comunicazione con qualcuno o hai un po' di rancore nei confronti di qualcuno oppure c'è proprio tensione nella volersi un po' di remore nell'aprirsi. O c'è tensione con qualcuno che qua me lo marcano per mancanza di fiducia tua, magari hai scoperto qualcosa, vediamo al positivo cosa c'è. Arriva un cambio all'improvviso. La ruota e la fortuna dalla tua parte al positivo mi dice che all'improvviso arriva un cambio, il destino gira dalla tua parte. Vediamo il blocco. L'imperatrice, non ti senti pienamente soddisfatto a stare bene con questa persona, se parliamo di una persona nello specifico. Non ti dà ciò che meriti, non ti senti soddisfatta. Vediamo che è successo qua. 2 di spade. La temperanza. Qua c'è qualcuno che ha voluto andare incontro a qualcun altro per comprendersi e l'altro che ha messo un blocco o non sapeva cosa pensare. Qua c'è un blocco comunicativo per molti di voi. Oppure nell'amore proprio tu hai portato guarigione in te stessa o in te stesso, però non ti apri all'altro perché non sai bene ancora, diciamo, se per esempio non c'è stato nessuno, non ti fidi molto dell'altro. Vediamo cosa succede qua. Prossimi giorni 19-25 agosto, Scorpione, la papessa, 8 di coppe e la luna. Papessa, 8 di coppe e la luna. Che viene dopo la luna? L'8 di denari. L'appeso. Io credo una cosa qua. Scoprirai qualcosa in questi giorni, o l'hai già scoperto, che secondo me qua, allora, quello che accade in questi giorni è per il tuo bene. Alcuni di voi scoprono che la persona in questione c'è un'altra persona e questo è per il tuo bene, mi dice la ruota della fortuna qui. Tant'è che vedo un blocco che tu metti, non vuoi più impegnarti. Secondo me scoprite questo, però è al vostro positivo, mi dice la ruota della fortuna. Fammi mettere un'altra carta sulla ruota della fortuna. Sì, la regina dei bastoni di nuovo. Allora, per alcuni di voi che scoprono, è qua il re di spade, che un'altra persona che non vi parla, c'è un'altra persona, e questa cosa è come se siete voi al vostro positivo, nel senso questa cosa è buona per voi, mi stanno dicendo le carte, e questa è proprio una stesa specifica su questo. Una stesa specifica su questo. Sì, mi dicono che potete scoprire che c'è un'altra persona. Oppure, fammi mettere i miei tarocchi perché mi stanno proprio parlando di questo. Vediamo un po' cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. 5 di spade, energia attuale, l'asso di coppe,
Alcuni di voi l'hanno già scoperta questa cosa, hanno scoperto una certa infedeltà, diciamo, in questo senso. E c'è questa persona che vi chiede un'opportunità di nuovo. E vi chiede un'opportunità di nuovo. Oppure adesso vi dico un'altra cosa, adesso che mi è uscito l'asso di coppe. Alcuni di voi scoprono, cioè venite a sapere che la persona con la quale eravate in connessione, che con la c'è no contact, e lascia la situazione precedente e questo è vostro positivo. Vediamo l'imperatrice al blocco, il re di coppe, sì. Qua c'è una persona che non esprimeva emozionalmente i suoi sentimenti, o una persona che non vi ha fatto sentire come meritavate. Vediamo la temperanza, il 2 di spade, l'asso di denari, sì, c'era un'opportunità che non si è data. Il 2 di denari, un'opportunità che non si è data e c'erano dubbi su questa opportunità. Vediamo questa papessa. Paggio di spade, mi parlano chiaramente di terze persone in questa stesa, Ragazze, se non è il vostro caso, guardate il vostro ascendente, la luna o Venere, perché qua mi parlano nello specifico di questa stesa qui, di questa situazione. 8 di coppe, 6 di bastoni, venite a sapere che una persona si è lasciata con la terza. E questo è buono per voi, ecco perché voi siete al positivo. Vediamo la luna, la papessa, chiaro. Vediamo l'8 di denari, la regina di spade, guardate quante figure. Allora, per alcuni di voi, siccome voi siete qua al positivo, scoprite che una persona con la quale c'era una connessione, relazione che era impegnata, lascia la terza e non si vuole più impegnare 8 di denari e regina di spade con questa terza. Per altri di voi invece questo è un pretesto per lasciare una persona, scoprite che in qualche modo c'è una terza persona e questo è un pretesto per voi per lasciare una persona che era lì appesa, che non sapevate come lasciare, per alcune di voi, Vediamo l'appeso appunto, il 2 di bastoni. Si aprono possibilità, ancora l'appeso, il Papa. Alcuni di voi vengono a sapere, Papa e l'imperatrice, che vengono a sapere che una persona si è lasciata con un'altra persona. E attendete quando è il momento giusto, ma lo farà questa persona qui. Mi parlano chiaramente di questo. Fammi vedere un po'. Energia, qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Fatti il 6 di spade, voi ve ne siete già andate. O comunque volete uscire fuori da queste situazioni di disagio, diciamo. E l'energia di questa persona nei tuoi confronti qual è? L'asso di coppe, asso di coppe. Per molti di voi venite a sapere che questa persona si è lasciata con una terza persona. Voi volete una situazione tranquilla, alcuni di voi se ne sono già andate da questa persona o hanno dato le spalle o avete voltato le spalle perché non vi fidavate. Questa cosa della terza persona o di un'altra parte, alcuni di voi la sapevano già e quindi avevano, diciamo, c'era tensione, per questo vi siete voluti allontanare. Cosa venite a sapere in questa settimana? È a vostro favore, questa persona lascia e comunque sia c'è mettere da parte la terza persona, tant'è che nei vostri confronti c'è l'asso di coppe. Oppure io vi dico anche un'altra cosa, è possibile che conoscete una persona o state già conoscendo questa persona con la quale c'è un'altra persona, però questa persona, le sue intenzioni sono quelle di mettersi alle spalle quest'altra relazione, tant'è che voi siete al positivo con la ruota e la regina di bastoni, mi spiego? Sì. Fammi vedere un'altra cosa. Le azioni che farà nei tuoi confronti in questa settimana questa persona. La torre, infatti, le azioni nei tuoi confronti sono la torre. Sono qualcosa che ti rivela all'improvviso e non te l'aspetti, che gioca dalla tua parte, la ruota della fortuna, regina di bastoni, perché vuole un asso di coppia nei tuoi confronti, cioè darti un'opportunità d'amore, dare a se stesso un'opportunità d'amore. Ma guarda un po', guarda un po'. Cosa prova per te questa persona? Cosa ha nel cuore? Il diavolo. Allora, il diavolo mi parla sia di situazioni di triangolazione, sia del fatto che vengono rotte queste situazioni e questa persona ha una dipendenza nei tuoi confronti.
dipendenza emozionale. Cosa prova per te il diavolo? 5 di denari, non riesce a stare senza di te proprio. Una dipendenza emozionale nei tuoi confronti. E anche mi parla di situazioni di triangolazione che hanno dato a questa persona la penuria per non scegliere. E non ti ha dato quello che meritavi. Però mi dicono questo in questa settimana. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta di Rider White. Qua abbiamo il segno del pesci, Cancro, Scorpione come te, Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro, Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Pesci di nuovo, ok. Vediamo cosa dice l'ultima carta di Rider White. L'appeso. Infatti qua c'è una circostanza che aspetta. O lo venite a sapere in questa settimana o lo venite a sapere la prossima settimana. Fatto sta che qua c'è una situazione che aspetta. Io credo che sia tu, perché sia tu, stai tu a tutto a tuo favore. Guarda, l'appeso, la morte, aspettare per un cambio, aspettare per un cambio. Là, telenovela in questa settimana. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Ti prego, fallo ancora. Alcuni di voi hanno dato quest'ultimatum e questa persona si è svegliata. Vediamo. O ha qualcosa con te questa persona, una dipendenza emozionale. Cos'altro ti dirà questa persona? Sei la mia vita, che ti ho detto? Vediamo un po' ancora cosa ti dirà questa persona. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se hai percepito questa persona sicura di se stessa, non è vero. E te ne darà prova poi, Io non so se si verifica tutto questo in questa settimana. Fatto sta che il destino gira dalla tua parte, qua mi dicono. Poi mi farete sapere comunque. Vediamo un po' cosa ti dicono questi altri oracoli. Young. Ripulire, chiaro, ripulire, torre, vedete? Si dà il taglio al vecchio e flessibilità. Allora qua c'è la manifestazione, vedi è tempo di andare, qualcuno se ne va da un'altra situazione. O tu te ne sei già andata da questa situazione e poi c'è il boom di questa persona. Qua c'è la manifestazione di un nuovo inizio, flessibilità, una persona che si rende flessibile. Latte e miele, poi vedo un forte godimento qua, è la chiusura di un ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo. Quindi ci sono questioni di questa natura qui in questa stesa, ragazze mie, ragazzi, ok? Quindi se non è la vostra stesa, guardate o il vostro ascendente o la luna o Venere, soprattutto per l'amore. Invece per la prima parte potete rimanere su quella parte lì, la parte generale. Però qua mi dicono nello specifico questo, c'è una situazione in cui tu eviti qualcuno è evitato per terze persone, per situazioni di mancanza di fiducia, si scopre qualcosa, ora hai già scoperto. In questo caso è tutto a tuo favore. Cioè questa persona lascia una situazione precedente o ha intenzione di lasciarlo, quindi te lo dice, e c'è una certa attesa prima di fare questo, perché nei tuoi confronti c'ha questa dipendenza emozionale e questo asso di coppe che vuole dare. Quindi ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!